Il muco cervicale, tutti lo hanno visto, nessuno sa chi è, eppure è uno degli indicatori più importanti, più economici e più semplici da monitorare per la salute femminile. E in questa serie di 3 video ne parleremo meglio. Ciao ragazze, io sono Anna di Medulla e sono felicissima di avervi qui. Il muco cervicale è quella sostanza che troviamo sugli slip o sulla carta igienica, a volte sì, a volte no. In questi video scopriremo assieme le sue funzioni mirabolanti e impareremo a decifrarne il messaggio. Sì, perché il muco ci parla. Intanto ci dice sempre se stiamo per ovulare, molto utile quando vorremmo un bambino ma soffriamo di cicli irregolari o di PCOS. Inoltre ci dice sempre qual è la causa sottostante, la radice del problema di quei crampi, irritabilità, dolori al seno, mestruazioni abbondanti e dolorose e molto altro ancora. In questo primo video scopriremo che cos'è, a che cosa serve e come monitorarlo. Nel video numero 2 scopriremo assieme l'evoluzione del muco in un ciclo in salute e nel terzo video impareremo a decifrarne i segnali di allarme. Premessa: se state assumendo contraccettivi ormonali, il ciclo è temporaneamente soppresso e dunque non ce l'avete, ma vi tornerà nel momento in cui li sospenderete, gli ormoni. Dunque continuate a seguirci perché queste informazioni vi torneranno sicuramente utili. E ora cominciamo! Da dove viene il muco? Viene prodotto ciclicamente dalla cervice, che è il collo dell'utero che protrude in vagina. La composizione biochimico-fisica cambia ogni giorno a seconda dell'evolversi del nostro ciclo, che abbiamo tutti i giorni, mentre la mestruazione è solo una delle sue 4 fasi. Il muco cambia perché reagisce alle concentrazioni di ormoni presenti nel corpo in un dato giorno. In breve, l'estrogeno, che domina la fase prima dell'ovulazione, lo stimola. Il progesterone, che domina la fase dopo l'ovulazione, lo inibisce. A questi cambiamenti ormonali corrispondono delle variazioni nel muco in quanto a trasparenza, consistenza e quantità, che sono osservabili semplicemente ad occhio nudo. A che cosa serve? Il muco ha delle funzioni mirabolanti che cambiano a seconda che ci troviamo nella fase fertile o non fertile. Nella fase fertile è ricco di acqua, enzimi e glucosio e ha 3 funzioni cruciali: nutrizione, capacitazione, selezione e trasporto. Il muco può nutrire e dunque far sopravvivere gli spermatozoi fino a un massimo di 5 giorni nel nostro corpo, il che è particolarmente utile perché l'ovulo in meno di 24 ore dall'ovulazione diviene infecondabile. Il muco inoltre rende capaci gli spermatozoi di fecondare l'ovulo. Anche nella fecondazione artificiale gli spermatozoi dovranno prima passare attraverso questo muco per compiere la loro missione. Infine, blocca gli spermatozoi che hanno una forma non ottimale e aiuta gli altri con delle rampe di lancio a raggiungere più facilmente casa base, che come dicevamo dopo poche ore chiude i battenti. Nella fase non fertile è povero di acqua e ricco di anticorpi e ha una funzione cruciale: stop and kill. Il muco in questa fase crea un tappo attorno alla cervice, sigillandola e proteggendo l'utero e impedendo a ogni corpo estraneo di contaminarlo. Come si osserva? Il muco può essere visto, toccato, percepito. Lo possiamo vedere quando andiamo in bagno, sulla carta igienica dopo aver fatto pipì o sugli slip. Per le principianti potrebbe essere utile iniziando a pulirsi prima di aver fatto pipì con la carta igienica. È solo un'idea. Mi raccomando, la carta igienica che non sia appallottolata ma bella liscia per offrirvi una superficie ottimale di osservazione. Se il muco lo vediamo, probabilmente lo possiamo anche toccare, andandolo a raccogliere sulla carta igienica o sugli slip e tastandolo tra indice e pollice per osservarne la consistenza, la elasticità e la trasparenza. Potete anche andarlo a raccogliere direttamente alla vulva, ma non entrate in vagina perché è una mucosa e dunque è sempre umida e potreste confondervi. Infine lo possiamo percepire quando ci puliamo con la carta igienica, magari sentiamo una sensazione di morbido come oliato oppure di attrito. Lo possiamo infine percepire spostando l'attenzione alla vulva. Queste 3 modalità sono indipendenti ma complementari, ovvero potreste percepirlo ma non vederlo, potreste vederlo ma non percepirlo e così via. Ma quando non è muco? Ci sono almeno 3 occasioni in cui potrebbe non essere muco, vediamo quali. In estate,
Siamo sempre un po' bagnate perché siamo sudate, dunque limitatevi alla percezione che sentite quando vi pulite con la carta igienica, perché lì è difficile confonderlo con il sudore. Se notiamo delle striature lievi e secche, biancastre gialline sulle mutande, ma non percepiamo niente e non vediamo niente quando ci puliamo con la carta igienica, probabilmente non è muco, ma sono le secrezioni autopulenti della famosa mucosa detta anche vagina. Potremo anche notare qualche cosa sulla carta igienica quando ci puliamo. Nel momento in cui però andiamo a raccoglierlo, sparisce sia dalla carta igienica che sulle dita non rimane niente. Ecco di nuovo che si tratterà delle secrezioni autopulenti della vagina. E infine, quando siamo sessualmente eccitate ci bagniamo, ma quel bagnato lì non è muco, viene dalle ghiandole di Bartolini che circondano l'entrata della vagina. E con questo siamo arrivati alla fine di questa prima breve introduzione. Spero che il video vi sia piaciuto. Io sono qui per rispondere alle vostre domande che potete lasciare qui giù nei commenti. E se non volete perdervi i prossimi video sul muco e di medulla, potete sottoscrivervi con il bottone rosso qui sotto. Ciao ragazzi, alla prossima, prendetevi cura!